Buongiorno amici del canale, oggi facciamo vedere come salvare delle piastrelle secche d'acqua calda, più o meno un bicchiere di ammoniaca e 2 o 3 cucchiai di bicarbonato. Mi raccomando, guanti, spugna dei piatti e andate anche aiutandovi con una spazzolina nelle fughe. Iniziamo usando la Materic Cream con una spatola, stendiamo in modo abbastanza grossolano, ma rendiamolo disomogeneo con una spugna morbida con questo tipo di lavorazione. Questo ci aiuterà a essere molto più materici sulla superficie. Mentre la Materic Cream asciuga il primo strato, noi iniziamo con la parete. Dark Sand Wall su tutta la parte superiore. Ricordate che la wall è idrorepellente, lavabile e profuma. Per questo secondo passaggio materico ci serve di nuovo la spatolina, la Materic Cream che io appunto stendo sulla spatolina e inizio in modo molto disomogeneo a lavorare sugli stencil. Ultimo stencil, anche questo stencil ovviamente come gli altri due li trovate o sul sito easyron.com o dai rivenditori Magic Pen. Togliamo velocemente il tutto, Emma, aiutami pure. Ora il phon e la mia super spatola mi aiuterà a lisciare e a creare dei bellissimi avvallamenti. Tutto questo si deve però fare con l'aria calda. Vado nel punto che devo lisciare e tolgo via i bordi. Le nostre piastrelle sono belle asciutte, quindi grazie a rullo e pennello possiamo iniziare a decorare. Ovviamente uso Dark Sand in versione paint, quindi la versione per i mobili. Prima di iniziare con l'anticatura, una piccola passata di protezione ci aiuterà a far scivolare meglio tutti gli altri effetti. E un goccino di acqua. Faccio lo stesso tipo di stesura prima, che è stata fatta con il colore, un pennello intorno ai punti un pochettino più ostici e con il rullo nelle parti piatte e facili. Creiamo una pozione magica per fare l'anticatura. Base, un cucchiaio di protettivo. Perché? Perché è molto viscoso e ci fa scivolare tutto il resto del colore. Un cucchiaio di tortorelle, perché schiarisce e dà un tocco di modernità. Poi ci mettiamo un cucchiaio di grigio, perché il London Fumé crea una base molto moderna. E proviamo a vedere se basta un cucchiaio di vintage. Ultimo ma non meno importante, un goccio di acqua. Preparatevi anche delle spugnettine, una asciutta ed una umida. Dopo aver creato la vostra base per tingere, per fare il lavaggio, pennello Elizabeth, si va qui dove c'è una bella parte molto modanata, si colora, si lava la superficie in questo modo. Con un panno molto bagnato sposto l'effetto. Questa è una delle motivazioni per cui prima di iniziare a fare il lavaggio anticante ho passato una mano di protettivo. Prima di sigillare tutto, un ultimo tocco, un gozzino del colore di base, il Dark Sand, con questo pennello, il Maggie, scarichiamo bene su un cartoncino e lo passiamo così, in modo vellutato. Questo vi aiuterà a donare di nuovo luminosità. I disegni si vedranno il triplo, vi sembrerà molto più moderno e toglierà anche qualche difettino. Con e senza, non c'è paragone. Veramente veloce, una finitura omogenea. Carta vetro, vi consiglio una 150, poi dovete tenervi vicino un panettino umido e fare questo lavoro leggero. Questo passaggio vi aiuta ad avere una superficie più omogenea. Ultima passata di protettivo, sempre protettivo Magic Paint satinato, rullo e pennello. Renderà queste piastrelle fantastiche, perfette per tantissimi anni. So che quelli più scettici di voi stanno pensando, ma non ha messo il primer, non tiene. Tiene, fidatevi. E gli altri diranno, ma con cosa le lavo? Terranno. Tengono, basta lavare con sapone neutro, classico e acqua. Non andate con i saponi aggressivi così, ma neanche sulle cucine nuove perché ve le opacizzano. Al prossimo restyling, ciao ciao!
Ed ecco la cucina montata di fronte alle piastrelle. Sono tornata proprio per farvi vedere quanto stanno bene. Mi raccomando, non si butta, si recupera e fatto con le nostre mani può essere veramente eccezionale perché è su misura, nessuno ce l'ha uguale a noi. Non buttate ma colorate. Ciao!